Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. La nazionale di Bearzotte vince il suo terzo mondiale e il calcio italiano torna ai vertici nel panorama internazionale. La gente scende nelle piazze e colora con il tricolore le strade delle città. Ne beneficiano anche gli squalificati del calcio scommesse, le cui pene vengono condonate. Impazza la febbre per il pallone. Mai come quest'anno la voglia di campionato è così forte. L'attesa cresce all'inverosimile, anche perché da questa stagione ogni squadra può schierare 2 stranieri. La convinzione diffusa è che con i nuovi arrivi si possa sognare in grande. La realtà, invece, sembra dire altro, perché nessuna delle formazioni di A appare forte come la Juventus. Comunque si salva la Juve. Ma io penso forse, se non succede niente di particolare dovremmo. Lei cosa ha detto? Dice Boniperti è uno che non ha mai, ha sempre fame, adesso ha preso Platini e Boni per non soffrire, vuol mangiare solo lui. No, è quello che dicevo prima, insomma, nel calcio non esistono queste cose. L'Italia l'ha dimostrato in Spagna. Proprio. È una Juve galattica. I pronostici sono tutti per lei. Mettere insieme 2 assi e accordarli sia molto più difficile che accordare una mezza figura e un asso, perché la mezza figura automaticamente si sottopone ai suoi doveri, collabora con l'asso che rende di più. Il tempo stringe. Il campionato è alle porte. I tifosi vogliono calcio, spettacolo e gol. Solo quello. E dire non donna mistero senza fine bello, ma calcio mistero senza fine bello. Vinto trionfalmente il Mondiale di Spagna, raddoppia il numero degli stranieri. Tra i nuovi arrivati ci sono Passarella alla Fiorentina, Hansi Müller all'Inter, Francis alla Sampdoria che prende Brady, scaricato dalla Juventus, il peruviano Barbadiglio all'Avellino. L'effetto mondiale si riversa sul campionato e gli azzurri vanno a battere cassa. Su tutti, Gentile, Rossi e Tardelli che fanno infuriare Boniperti, al quale chiedono un adeguamento dell'ingaggio in linea con quelli di Platini e Boniek. La Roma affianca il divino Falcao con l'austriaco Prohaska, già abituato al nostro campionato. L'Idolm sposta Di Bartolomei al centro della difesa in coppia con Bjerkhout e si affida, come ai bei tempi del Milan, alle incursioni di Maldera sulla sinistra. A destra c'è Sebino Nela. Il folletto Bruno Conti compie il resto, mentre in attacco l'Idolm affianca Iorio Abruzzo. Manca il Milan, relegato per la seconda volta in 3 anni in Serie B, mentre l'Inter si perde nell'equivoco Hansi Müller. Suscitano curiosità 2 neopromosse destinate alla ribalta. Sono il Verona, che ha preso Dirseo a centrocampo, e la Sampdoria, che può contare su un signore chiamato Roberto Mancini. Infine, il fenomeno Pisa di Romeo Anconetani, una miniera di aneddoti che ha fatto la storia del campionato italiano. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno, ci scusiamo per il ritardo, ben trovati tutti, un cordialissimo saluto dallo staff della trasmissione che si accinge a iniziare la sua 23esima stagione. Via allora con i soli punteggi dei primi tempi, linea subito a Genova. Sampdoria 0, Juventus 0, il folla strabochevole, $500 milioni di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitra Mattei. Sampdoria in attacco nei primi minuti fra l'entusiasmo della folla sandoriana, mentre al quarto quella juventina esulta per una bella discesa di Platini che scambia con Boniek prima di concludere sui piedi di Pistazzoni da posizione angolatissima. Sampdoria 0, Juventus 0 a Tecciotti. Prendiamo la linea dal Bentecodi, vi confermiamo il parziale, l'Inter è andata a riposo in vantaggio per 2-1, questa è la successione delle reti, al 19esimo Altobelli, al 22esimo Müller, al 35esimo Valpati, a Verona spalti esauriti, caldo feroce, terreno perfettamente agibile, dirige Longhi, Inter 2, Verona 1, Tefaglianese. Ricordo da Cagliari il parziale, Cagliari 0, Roma 1, gol di Faccini dopo 9 minuti di gioco, primo tempo tutto sommato modesto, alla Roma è bastato poco per passare il vantaggio, poco anche ha dovuto spendere per controllare la situazione e questo dice anche del Cagliari. Intanto le squadre stanno ritornando in campo per il secondo tempo a Firenze. Fiorentina 3, Catanzaro 0, linea... Pochissimi secondi dallo studio, a Torino 2, Avellino 0. I primi tempi delle altre partite sono terminati sullo 0-0, linea a Enrico Ameri.
Stadio Ferraris di Genova, sono le 17:05, secondo tempo di Sampdoria-Juventus, è il quarto minuto di gioco. 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio sul Cagliari per un gol a 0. A Firenze si gioca soltanto da 5 minuti il secondo tempo, invariato il risultato, la Fiorentina conduce sempre la situazione al Bentecodi è invariata, con l'Inter sempre in vantaggio sul primo intervento di Bagni, quindi di calcio d'angolo, sì. Allora al 22esimo il Cagliari ha accorciato le distanze con Piras, ottimo colpo di testa su calcio di punizione indiretto a te la linea. D'accordo, al termine di questa azione di Attenzione Ciotti, attenzione, qui è Genova, da loro della folla avrete capito che la Sampdoria è passata in vantaggio. Il tiro è stato effettuato da Mullo, da Ferroni, che ha colpito il pallone con tanta precisione da mandarlo sulla destra della rete difesa da Zoff, battendolo sul settore di destra. Vano il tuffo del portiere della nazionale. Bene, a pochi minuti dal termine, Ascoli 0, Genoa 0, Cesena 0, Pisa 0, Torino 3, Avellino 0, Enrica Meri sino al termine. Un attimo solo, devo soltanto dire che la Roma è passata di nuovo in vantaggio con Iorio, dunque conduce 3-1 sul Cagliari a Teameri. Il tecnico della squadra sandoriana, Olivieri, è in piedi al limite del campo ed è pronto a entrare ad abbracciare sicuramente i suoi uomini che gli hanno fornito oggi questa bella prestazione, mentre visto Scusa Enrico, do il finale da Cagliari. Roma batte Cagliari 3-1. e anche qui è finita. La Sampdoria ha battuto la Juventus per 1-0. Olivieri, esordio della Sampdoria in Serie A, battuta la Juventus. Lei assomiglia vagamente a Berzot dopo la partita col Brasile a Barcellona. Vi do il risultato finale, l'Inter ha battuto al Bentecodi di Verona per 2-1, pensiamo che il commento Roberto sia da fare dopo. Sì, d'accordo Sandro. Gli altri campi. La Fiorentina ha battuto il Catanzaro per 4-0. Scusa Foglianesi, mi inserisco anch'io. No, vai Firenze. Il Catanzaro è una buona squadra, solo che ha trovato una grossa Fiorentina oggi. Una grossa Fiorentina di Sisti. Confermo, sì. La classifica della Serie A: Fiorentina, Torino, Roma, Inter e Sampdoria 2 punti. Una Moviola che è la sua 14ª stagione. Spero di soddisfare quasi sempre la curiosità dei tifosi. Non c'è dubbio che quando non ho le immagini non potrò soddisfare questa curiosità. Inizia la grande la nuova stagione. La prima giornata fa registrare il record dei gol segnati, 17, come nel 1973-74. Non mancano le sorprese, come nelle migliori tradizioni del campionato italiano. Quando in una competizione c'è una squadra che si stacca, che emerge troppo dalle altre, si corre il rischio che la competizione stessa perda un po' di interesse. Era questa la paura con la quale oggi alle 16 è cominciato il campionato di calcio. Bene, il sampdoriano Ferroni ce l'ha levata, cioè ha dimostrato che la Juventus non è imbattibile. Stupisce la falsa partenza della Juventus galattica. Piovono critiche soprattutto su Michel Platini, che appare la brutta copia del fuoriclasse che tutti conoscono. Abbiamo ancora un ritmo piuttosto blando, dobbiamo essere, io dico, uso questo aggettivo, un po' più cattivi, che non vuol dire tirar calci, un po' più determinati, un po' più cattivi nel cercare il risultato. Il risultato non arriva per opera dello Spirito Santo, ma arriva attraverso una volontà ferrea di cercarlo. Trapattoni prova a cambiare qualcosa, rinunciando a Bettega per inserire un centrocampista. Una mossa che pare dare i primi frutti alla quarta giornata, quando, grazie ai gol di Rossi e Boniek, la Juve sconfigge nettamente il Napoli e risale in classifica, raggiungendo quota 4 punti in compagnia del Verona. Sembra una Juventus che faccia un po' di alti e bassi in questi ultimi periodi, una partita sì, una partita no. Speriamo di poter continuare in una maniera abbastanza regolare, forse più lineare di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco. Però mi sembra che la partita di oggi abbia espresso forse una delle migliori Juventus di quest'anno. I gialloblu sono tornati in A dopo 3 anni. L'allenatore è Osvaldo Bagnoli, tecnico valido e dotato di notevoli capacità. Fin dalle prime uscite appare in gran spolvero il numero 7 Pierino Fanna. È motivato l'ex juventino, in cerca di rilancio dopo le delusioni in bianconero. L'area della provincia lo rivitalizza. Alla terza giornata è lui il protagonista della seconda sconfitta esterna per la Juve, aprendo le marcature e mettendo costantemente in crisi la difesa bianconera. Fanna insegue una palla, salta per l'ennesima volta a Cabrini, entra in aria caparbiamente e un gran tiro, 1-0 per il Verona. Per il Verona quelli contro la Juve sono i primi 2 punti in campionato. Nelle prime 2 gare è uscita sconfitta immeritatamente.
Sì, è chiaro, perdere non fa piacere a nessuno e soprattutto quando c'è una sconfitta che magari ti lascia delle perplessità dentro di te. Ecco. È messa bene in campo e crea pericoli in avanti. Ne sa qualcosa la Roma, che piega i gialloblu solo sul rigore al 90°. Lo realizza Di Bartolomei, che quest'anno gioca in una posizione nuova. Lidom infatti lo schiera al centro della difesa, in coppia con il velocissimo Vierkovud. Un regista arretrato, funzionale agli schemi del barone. Una mossa strategica, interessante e da seguire con attenzione. Direi complimenti a Lido perché sta facendo molto bene con degli uomini nuovi. Come da seguire è la coppia di centrocampo dell'Inter del nuovo allenatore Marchesi, formata da Evaristo Beccalossi e da Hansi Müller. Sulla classe dei due non si discute. Semmai qualcuno ritiene che i due giocatori siano piuttosto simili e che possono trovarsi ad occupare gli stessi spazi in campo. Dubbi che le prime giornate contraddittorie dell'Inter non risolvono. 2 vittorie esterne importanti, ma anche una clamorosa sconfitta in casa, alla seconda giornata con la Sampdoria. Il ragazzo d'oro Mancini segna ad occhi aperti. Abbiamo previsto almeno 2 punti in 3 partite, abbiamo fatto 6, adesso siamo in testa classifica e godiamoci questo momento. Ecco. E sono proprio i blucerchiati, guidati da Liam Brady, la vera sorpresa del campionato. Nelle prime 3 giornate mettono in fila altrettante vittorie, con avversari che si chiamano Juventus, Inter e Roma. Adesso vi presento la squadra prima in classifica. Dario Bonetti, capitano Mauro Ferroni, Renica, Pellegrini, quello lo conoscete, Brady, Bistazzoni, Guerrini, Capannini e il signor Viola. Un'impresa eccezionale, bloccata improvvisamente dal Pisa. I nerazzurri si impongono per 3-2 e con i 2 punti conquistati salgono addirittura al primo posto della classifica. Una favola quella del Pisa, tornato in A dopo 13 anni e che si ritrova davanti a Inter e Juventus. In panchina c'è Vinicio, uno che conosce bene il calcio italiano. Vinicio ci offre la ricetta del miracolo nero-azzurro. Ma io direi che il valore di base è veramente al di là della norma, però l'entusiasmo, il lavoro di questi ragazzi completano un quadro che direi molto felice. In campo esplode il talento del napoletano Pasquale Casale, genio del centrocampo, mentre si dimostra un valido giocatore il danese Berggren. Un acquisto indovinatissimo, una mossa di mercato voluta e condotta da Romeo Anconetani, il presidente nerazzurro, il padre padrone del Pisa, il catalizzatore di tutte le emozioni pisane. Dopo 4 giornate, Pisa e Sampdoria, 2 squadre neopromosse, guidano la classifica della Serie A di calcio in compagnia della Roma. Un gol di Tedesco e una doppietta di Berggren lanciano il Pisa in vetta alla classifica alla 4ª giornata di campionato. Pagadazzo e la Sampdoria all'Arena Garibaldi, dove far risultato non è facile per nessuno. L'ambiente è caldo e ad infuocarlo è uno dei personaggi più pittoreschi del calcio dell'epoca, in grado di farsi amare dal suo popolo in maniera cieca. Chiamarlo presidente è riduttivo. Romeo è il presidentissimo, il Pisa è lui. Vive il calcio con una passionalità feroce. Ma il calcio, insomma, rende? Ma io credo che renda tante arrabbiature e tante rinunzie. Se questa è una rendita, io sono ricchissimo. E la città ricambia, credendogli ciecamente, seguendolo in ogni circostanza. In Italia comanda l'avvocato Agnelli, ma qui, a Pisa, comando io. L'uomo ha la tempra del combattente, non arretra di fronte a nulla, intraprende polemiche continue con il palazzo del calcio. Se ha da dire qualcosa di scomodo, non si fa di certo pregare. Pollicano è stato espulso dopo che l'arbitro ha avuto conferma precisa del fallo commesso.
Al Pisa arriva nel 1979, lui che è triestino di nascita. La società era in liquidazione, alcuni amici sono venuti a cercarmi a casa, ho preso la cosa come una barzelletta. Se ritiene che la squadra abbia bisogno di una mano, si presenta all'Arena Garibaldi in campo e fa spargere chili e chili di sale propiziatorio di buona sorte. Anche 26 chili arriva a spargerne. Lei è superstizioso? Molto. E se non basta, c'è anche la processione religiosa dell'intera squadra al santuario di Montenero. È un genio del mercato Romeo Anconetani. Lo dimostra proprio nella stagione 1982-83, quando acquista dalla Danimarca Klaus Berggren, un buon giocatore, pagato 270 milioni. Lo valorizza talmente tanto da venderlo poi alla Roma per ben 4 miliardi di lire. Ma come si fa a fare presidente a tempo pieno, quindi non avere un'attività, non avere grossi sponsor e portare avanti una squadra? Bisogna essere intelligenti e forti come sono io. Non è un azzardo dire che per la storia del Pisa il presidentissimo rappresenta uno spartiacque, uno snodo fondamentale. Si è spento il 3 novembre del 1999 a 77 anni. La favola del Pisa colora di una luce nuova il campionato, il cui iniziale equilibrio viene ben presto rotto dallo sprint di Roma e Verona, che prendono il comando della classifica. Impressiona la marcia dei veneti, che dopo le prime 2 sconfitte mettono in fila 5 vittorie consecutive. Diciamo che è un momento felice, via, ecco, mentre prima era un momento poco felice, adesso diciamo che è un momento felice, via. Gira bene il motore dei gialloblu, grazie alla regia del brasiliano Dirceu e ai gol di Domenico Penzo, unica punta dello schieramento di Bagnoli. Il gol arriva al 13° di Gennaro, Volpati di testa, Penzo, gran botta e rete. Una bella novità quella del Verona, che offre agli appassionati un motivo in più per seguire un torneo che si sta rivelando come uno dei più belli della storia. Il campionato italiano di calcio, però, il 17 ottobre perde uno dei suoi commentatori più lucidi, preparati e simpatici. Tirare una bella randellata alle polemiche, metterle da parte e dire un'ultima cosa agli sportivi italiani che da domani, più o meno a quest'ora, i ragazzi che combattono si facciano onore, tengano alto il nome dell'Italia Sportiva e insomma siamo pronti. Pronti sempre. Bravo. Cari amici, buonasera. La Domenica Sportiva numero 1492 è la prima da 6 anni a questa parte senza un servizio di Beppe Viola. Permetteteci di rivolgere subito un pensiero al caro collega che sapevamo professionalmente bravo, ma non così buono, capace di congedarsi dalla vita con tanta nobiltà. Beppe Viola, detto il poeta per la sensibilità delle sue osservazioni, è stroncato da un ictus mentre sta montando, con il solito gusto, il servizio su Inter Napoli. Un presidente dell'ente che non vince uno scudetto almeno ogni 10 anni è un presidente che non ci sa fare. Lei adesso per 10 anni è a posto. Vedi che ti sei vestito benissimo. L'unica giacca che ho devo ancora pagare. Buonasera. Giuseppino Viola mi ha abbandonato solo, devo parlarvi da solo, senza avere il suo stimolo, il suo senso of humor. Non è questione di tempo, che è un po' di nuvolo? No, non penso. Ciao Nils. Ciao. Ciao, arrivederci. Nel campionato dei gol a grappoli la Roma dà un contributo importante anche in termini di spettacolo. Il suo gioco a zona funziona ed è redditizio. L'Olimpico applaude commosso il ritorno di Carlo Ancelotti dopo un anno di assenza. 10 secondi di un applauso lunghissimo, forse che coprivano quel periodo oscuro della tua assenza dai campi di gioco. Penso che in parte sono stato ripagato di tutte le sofferenze che ho avuto in questo anno. L'importante per me era giocare anche se 5 o 2-3 minuti. Bruno Conti si conferma ai livelli mondiali e Pruzzo non dimentica come si fanno i gol. Inciampa solo una volta la squadra giallorossa, merito della Juventus che pare svegliarsi dal torpore iniziale. Platini è il protagonista della vittoria contro la Roma. No, quando ha fatto il calcio Marcos ero un po' indietro e dopo quando il pallone era qui sono vicino alla porta, ma non penso che era fuori gioco. Ed è il goleador decisivo nel derby della Mole.
E il 35esimo e sul cross del terzino, dopo un'entrata di Tardelli, Platini realizza il gol decisivo. Ma è un fuoco di paglia quello bianconero. Cabrini out per infortunio, il centrocampo non va e l'attacco mondiale ne risente. Il KO di Ascoli all'11ª giornata è il segnale di una condizione ancora precaria, che fa penare i tifosi juventini. Ma lei c'ha qualcosa di particolare contro Zoffa? Fa i gol bellissimi sempre a Zoffa. No, questo che capita. Crolla la Juve, mentre tiene il passo l'Inter, che seppur a fatica e talvolta solo grazie a prodezze personali è nel gruppetto di vertice. Spillo Altobelli non tradisce. I suoi gol risolvono spesso situazioni difficili e ciò che più conta, regalano punti pesanti ai neroazzurri. A tenere alta la tensione della vigilia della 12ª giornata, che si gioca il 12 dicembre 1982, è lo scontro diretto tra Roma e Inter, in programma all'Olimpico. La Roma guida il gruppo di testa con 16 punti. Una sola lunghezza la divide dalla coppia delle seconde, che sono Verona e Inter, mentre la Juve, nonostante tutto, è terza a 14 punti. Verona e Juventus, pur tenendo l'occhio su Roma, si concentrano sui propri impegni casalinghi. Per i gialloblu c'è il Torino che non brilla. I bianconeri invece ricevono la visita del Catanzaro, ultimo in classifica. 12 dicembre, il campo principale è l'Olimpico di Roma. Il clima si fa acceso. Molto attesa per questa partita, mi pare, arbitro. Giustificata, mi sembra, no? È una partita importante. Perché c'è lei che fa il telecronista, perché ci sono loro che stanno lavorando e loro che vogliono divertirsi. Per quanto riguarda il pubblico romanista, pensa che possa ripensare ai fatti dell'anno scorso dell'Inter, anche se ogni partita fa storia Non a lo sé? so, lo vedremo fra poco, no? Esiste secondo lei per un arbitro, esistono partite di Serie A o di Serie B? Esistono partite. E questa che partita è? Partita. Andiamo? Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno, eccovi i campi. Cominciamo con il risultato dei primi tempi, linea Sandro Ciotti per Verona-Torino. Il risultato del Bentegodi, Verona 1, Torino 0 a Genessi. Juventus 1, Catanzaro 1, linea ad Ascoli. Risultato del primo tempo 0-0 tra Ascoli e Fiorentina, linea Foglianese. Dopo il primo tempo Napoli 0, Genoa 1, a voi Genova. A Genova Udinese in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0. Altri due tempi, sceni di cronaca, linea Enrico Meri. 6 ancora opinione all'Olimpico e ancora la Roma in evidenza nei primi 45 minuti di gioco, attraenti, interessanti, molto vivaci, nel corso di quali la Roma è passata in vantaggio con Falcao e condotta dai giallorossi con la foga e l'autorità con cui la Roma sa impostare attualmente il suo gioco. Anche l'internazionale ha avuto qualche buona occasione, soprattutto con Müller nei primi 10 minuti del tempo, ma non è riuscita a superare la difesa giallorossa, cogliendo un palo ancora con Müller su punizione dopo la mezz'ora. Roberto, un gol belfa il tuo, l'hai pensato stanotte? No, ho pensato in quel momento. Vai pure Enrico Meri. Sì, siamo giunti al 7° minuto di gioco del secondo tempo qui all'Olimpico di Roma e la Roma... Attenzione Enrico, Juventus in vantaggio sul Catanzaro, ha segnato al 3° minuto del secondo tempo Bettega. Bene, qui è lo studio, nulla di nuovo da parte dei colleghi Mario Cobellini e Gianfranco Pancani da Cesena e da Pisa, dove siamo sempre sullo 0-0. A Meri. Roma, dicevamo, che si è riportata nuovamente all'offensiva con azioni velocissime nell'inizio di questo secondo tempo, ora siamo al 7° minuto. Attenzione Roma, 15° minuto del secondo tempo qui a Torino, Juventus ancora in gol, il punteggio è di 3-1 per i bianconeri sul Catanzaro, ha segnato Tardelli. È il 28esimo e la soluzione del tempo di Verona in vantaggio per 1-0, ma il Torino preme con insistenza anche se con scarsa fantasia. È servito ancora Calviati, entra in area di rigore e solo al cross Selvaggi manca l'impatto. Calviati avrebbe forse potuto concludere di persona. Da tutti i campi un flash, vai Enrico. La formazione giallorossa si rilancia in attacco ancora con Nela che è scattato sul lancio di Conti, avanza ancora Nela, entra in area, rimette sulla sinistra dove è scattato Iorio, controlla la sera, il portiere esce, tiro, parata di Bordon, rete. Dopo una parata di Bordon, Iorio ha messo in rete sulla destra la seconda palla della squadra giallorossa. Termina in questo istante l'incontro, Altobelli ha dato il fischio di chiusura, le squadre vanno agli spogliatoi con il Verona in vantaggio per 1-0, a rete il Sacchetti al quinto a Tennesti. Qui a Torino la partita è finita, risultato finale Juventus batte Catanzaro 3-1. La Roma batte l'Internazionale per 2-1. Ecco Paolo Roberto Falcao, cosa vedi in futuro di questa Roma allora Roberto? Vedo un futuro
Torino domenica prossima. Ogni domenica pensiamo all'avversario che viene. Saluto del tuo pubblico. Sì. La classifica della Serie A. Roma punti 18, Verona 17, Juventus 16, Inter 15. A un certo punto mi è capitato anche un incidente abbastanza grottesco, strabiliavo a vedere Falcao e il mio amico Sconcerti che era vicino a me mi ha detto: ma guarda che quello lì è il regista del Brasile, al che mi è toccato di riconoscere che veramente la mia meraviglia era incongrua. Comunque l'Inter ha fatto 4 palle gol nel primo tempo e non ne ha trasformata una. La Roma ha inventato quel gol veramente burlone con Falcao e ha capito tutto. Falcao ha finto di fare un traversone sulla destra e poi invece colpendo col collo interno destro ha dato un vizio sinistrorso alla palla come riescono solo i grandi campioni, proprio i grandi balistici del football. Il campionato inizia a delineare le sue forze. Roma e Verona si confermano le regine della prima parte della stagione. La volata per il titolo d'inverno se la giudica la formazione giallorossa, che oltre al ritrovato Falcao mette in mostra Sebastiano Nela, un esordiente tutto mancino che l'Idome schiera come terzino destro. È una forza della natura e con Aldo Maldera, vecchio pallino del Barone, forma una coppia di terzini capace di sostenere l'azione d'attacco, oltre che di difendere. Sono contento perché qua sono un po' rinato, ho trovato un ambiente ideale, un allenatore che già mi conosceva e sapeva quanto io potessi valere. Non stupisce più il Verona, ormai una realtà del campionato, inserito a pieno titolo tra le grandi. Società sana e con un allenatore che riesce a tirare fuori il meglio dei giocatori che ha a sua disposizione. È il caso di Garella, portiere originale per quanto efficace. Per non parlare di Pierino Fanna, che è in forma strepitosa e praticamente da solo spazza via il Napoli, che ultimo in classifica sta vivendo una stagione da incubo. I partenopei esonerano Giacomini e si affidano al vecchio cuore napoletano Bruno Pesaula, detto il Petisso. Si vede che il Napoli quest'anno dovrà soffrire fino alla fine e sperando logicamente che finisca tutto a lieto fine. Roma e Verona dunque. Il campionato sembra una corsa a 2. E il calendario si diverte a metterle subito di fronte alla 17ª giornata. Giallorossi primi con 24 punti, veneti secondi a 2 lunghezze. Lo scontro diretto è in programma al Bentegodi. La vigilia è calda, in molti credono che i padroni di casa possono battere la Roma e agganciarla in vetta. Un esordio molto delicato, sei emozionato? No. Falcao, un'ottima partita mi sembra, almeno per quanto riguarda il primo tempo, anche se tu sei in tribuna. È una bella partita, il Verona gioca in contropiede e la Roma cerca di fare il suo gioco. Le speranze sono tutte riposte in Domenico Penzo, numero 11 giallo-blu, uno che con il gol ha il conto sempre aperto. «23 gennaio 1983. Chi si reca allo stadio Bentegodi in quella domenica è sicuramente concentrato su una clamorosa ipotesi di aggancio in classifica. Il Verona è distanziato di 2 sole lunghezze dalla Roma capolista. La squadra giallo-blu sta disegnando un campionato impossibile da prevedere così bello ai nastri di partenza. Siamo al di sopra di tutto quello che uno poteva pensare ottimisticamente, via. Tra i 22 protagonisti, uno su tutti ha le motivazioni per mettersi in luce quel giorno. È Domenico Penzo, più familiarmente detto Nico, chiamato anche il veneziano da queste parti. Gli occhi puntati addosso ce l'ha e non potrebbe essere altrimenti, perché Penzo è il capocannoniere del torneo con 8 reti. Ha messo dietro gente che si chiama Alessandro Altobelli o Michel Platini, costretti a inseguire. Penzo ha trascinato il suo Verona in Serie A nella stagione precedente e adesso si sta confermando. Con la Roma però è una gara speciale. C'è solo da pensare all'avversario, che è forte, fortissimo.
È il momento migliore della Roma. Prende il controllo del centrocampo, guadagna 20 metri. E dal 26esimo passa in vantaggio con Iorio. Ennesimo cross in area. C'è un pasticcio tra Marangon e Torresin. Iorio è pronto, il pallonetto è delizioso. Torresin fuori dai pali. Trascorrono 2 minuti. Il Verona costruisce il pareggio con questa azione tipica, caratteristica della squadra di Bagnoli. Fanna scende sulla sinistra, cross rasoterra. Penzo rimane sorpreso da una finta di Marangon. Sceglie quella che gli sembra la cosa meno difficile da sbagliare. Penzo sigla il pareggio e la nona rete in questo campionato. Bella quella domenica di Nico Penzo. Sicuramente una buonissima partita, giocata poi senza molti tatticismi, sia da una parte che dall'altra. Così loro hanno trovato questo gol, forse il nostro è stato leggermente tatticamente migliore. Classico panzer d'area di rigore, attaccante essenziale, dotato di una buona tecnica di base, abile nel gioco aereo e nel creare varchi per il compagno d'attacco. È questo, in sintesi, il ritratto di Domenico, uno che a Verona non dimenticheranno mai. Penzo è uno che ha il merito di concretizzare le azioni gol. È un ragazzo serio, un buon professionista, pur non essendo un fuoriclasse a parecchia velocità. E soprattutto sa segnare i gol. E alla gente è questo che interessa, perché nel calcio è bravo e si fa ricordare chi mette la palla nel sacco. Penzo replica Iorio e il derby di testa si chiude in parità. E mentre Roma e Verona proseguono in tandem la corsa verso lo scudetto, Inter e Juventus arrancano alle loro spalle. I nerazzurri, con un beccalossi in tono minore, si esaltano contro le piccole. Ne fanno 5 nella nebbia al fanalino di coda Catanzaro. Noi dalla tribuna la partita l'abbiamo più che altro intesa a grandi linee e soprattutto ci siamo affidati anche molto di quello che sentivamo provenire dal pubblico dietro le 2 porte. Battono il Cagliari con uno dei tanti gol di Altobelli. Il Cagliari ha subito e ha reagito. Nel secondo tempo abbiamo impostato noi diverse occasioni da gol, purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Nel momento migliore del Cagliari ha fatto il secondo gol all'Inter. Ma poi non riescono a compiere il salto di qualità con una serie di 0-0 che la dicono lunga sulle difficoltà di gioco della formazione neroazzurra. Non se la passa meglio la Juve, che di galattico ha solo la rabbia dei suoi tifosi. Non ci sono né risultati né gioco. Platini e Boniek vengono duramente contestati dal pubblico del Comunale dopo l'1-1 con il Cagliari. Esplode fragorosa la delusione dell'avvocato Agnelli. Mentre Trapattoni, nel tentativo di rimettere in pista la fuoriserie bianconera, accoglie speranzoso il ritorno di Cabrini. No, è logico esaltando che sia arrivato in panchina oggi perché sono 40 giorni dopo l'operazione, quindi non è da tutti i giorni essere in campo. Ma è solo il preludio al peggio. La Juve alla 18ª giornata, dopo lo 0-0 casalingo con il Verona, si trova a 6 punti dalla Roma capolista. Con Paolo Rossi smarrito e sostituito per l'ennesima volta. Per finire, l'espulsione di Boniek. Lobello punisce il suo gesto di reazione nei confronti di Tricella. Così sono troppo stanco per parlare, se parliamo dopo la partita, adesso sono troppo stanco. L'unica nota positiva è data da Roberto Bettega, che ributtato nella mischia si ripropone ad alti livelli e segna gol pesanti. Intanto, in fondo alla classifica, il Napoli si sta lentamente staccando dalle zone calde, grazie ai gol di Pellegrini e alle parate di Castellini. Un campo difficile quello di Ascoli. Senz'altro, è sempre stato difficile, una bella squadra da affrontare. Mazzone, arriva la prima in classifica, un trattamento particolare? Ma no, per carità, noi alla Roma non è che la tratteremo differentemente dalle altre squadre che sono venute qui. Siamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di punti, sappiamo della forza di questa squadra. L'Ascoli però qui a casa ha fatto sempre molto bene, mi auguro che faccia altrettanto oggi. La 19ª giornata vede la Roma tornare da Ascoli con uno streaming sito pareggio. Sì, è stata una buona partita la nostra, purtroppo non siamo stati premiati dal risultato pieno. Certo che questa Roma è veramente forte e senz'altro conquisterà il titolo.
L'Ascoli che con il cuore e la sua grinta ha affermato l'indubbia classe di una Roma lanciatissima in modo estremamente meritato verso la conquista di questo scudetto. Mentre il Verona, sotto di 2 gol in casa contro il Genoa, acciuffa il pari solo a pochi minuti dalla fine. Il Verona centra in questo modo il 17° risultato utile consecutivo, conferma però l'esistenza di profonde difficoltà nelle gare interne. Tremono Roma e Verona, e così la 20ª giornata in programma il 20 febbraio si preannuncia caldissima. I giallorossi che guidano la classifica ospitano il Napoli, che è in ripresa e va a Roma per vincere. Mentre gli scaligeri, distanziati di 3 punti dai giallorossi, sono in trasferta ad Avellino, dove sta brillando la stella del peruviano Barbadillo. L'Inter, terza in classifica, riceve la visita del Torino con l'unico obiettivo della vittoria. Chiude il quadro la Juventus, che è impegnata in casa con la Fiorentina, per una riedizione in tono minore del duello scudetto dell'anno precedente. Gentili ascoltatori, buongiorno. Stiamo per collegarci con i seguenti campi: Roma per Roma-Napoli, Milano per Internazionale Torino, Torino per Juventus Fiorentina. Della partita Avellino-Verona vi daremo notizie dallo studio, non essendo possibile il collegamento diretto a causa di uno sciopero dei tecnici della sede regionale campana. Sarà comunque probabile qualche intervento al telefono del collega Sandro Ciotti. Andiamo con i risultati dei primi tempi. A San Siro, Torino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, linea Torino. A Torino Juventus 2, Fiorentina 0, altri linea d'Arezzo. primi tempi ad Avellino 1, Verona 0. Cenni di cronaca, Enrica Meri. Al 4 della fine Diaz si mangia un gol che sembra già fatto, c'è un pasticcio con Celestini e manca il gol il Napoli, non lo manca la Roma che con Ancelotti passa in vantaggio a meno di 2 minuti dalla fine. Il tiro del numero 4 giallorosso è scoccato al volo dal limite dell'area di rigore sul vertice superiore. Roma 2, Napoli 1. Ovviamente è stato un bel gol, però in un momento forse importante della partita. Scocca il primo minuto della ripresa e la linea va a Bortoluzzi. Bene, grazie Luzzi, siamo alquanto in ritardo, comunque pochi secondi dallo studio, poi passeremo la linea Enrica Meri all'Olimpico. Attenzione, terza rete del Napoli, della Roma, Di Bartolomei ha segnato. Di Bartolomei ha portato a 3 le reti per la formazione giallorossa, linea al collega che stava parlando. Attenzione, no, Enrico Meri, sempre in linea ad Avellino, abbiamo un collegamento telefonico, così ci avverte il signor Betucchi dalla regia. Vai pure Sandro. D'accordo Roberto, entrate in collegamento gentili ascoltatori con il Partenio di Avellino, dove al terzo minuto della ripresa la squadra di Veneranda è riuscita a raddoppiare da Avellino 2, Verona 0 a 3 Milano. A San Siro siamo invece esattamente alla mezz'ora e il Torino conduce dunque sull'Inter per 2-0, ha raddoppiato Selvaggi al 25esimo del secondo tempo. Attenzione, Ferretti ha segnato il suo gol anche Paolo Rossi, siamo al 29esimo della ripresa. Il punteggio è di 3-0 per la Juventus sulla Fiorentina. A te ancora Ferretti. Vi dicevo a proposito del gol di Selvaggi, un gol che potrebbe addirittura chiudere tutto il discorso del campionato, visti i risultati che si stanno verificando su tutti gli altri campi. In questo momento la Roma ha 5 punti di vantaggio in classifica sul Verona e 6 punti sull'Inter. Forse se vogliamo trovare delle scuse diciamo che il mese di febbraio non porta bene all'Inter. Prendiamola così, ma non è così senz'altro. Gli altri 3 campi. Scusate Roberto. Vai! Una quarta rete di Di Bartolomei, anche questa volta bisogna ricorrere ad alcuni punti esclamativi. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, al 45esimo, proprio a tempo, al limite del tempo regolamentare, terzo gol per il Torino, a te la linea. Grazie Claudio, è finita all'Olimpico. 5-2 in favore della Roma, è bastata la grande determinazione del Napoli, la volontà dei partenopei di vincere. È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie, io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma. Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà. Vediamo la classifica. Roma 30 punti, Verona 25. Seguono Internazionale Juventus 24. Penso che è aumentato anche percentuale per noi, adesso da 15 andiamo a 30% e faccio retrocedere Inter e Juventus a 30% da 35%. La caduta del Verona fa notizia, molto più del fragoroso successo della Roma. I gialloblu sembrano aver perso molto della brillantezza iniziale.
e i passi falsi si susseguono. Le energie cominciano a scarseggiare, arrivano altre sconfitte, come quella clamorosa contro il fanalino di coda Catanzaro. Gli scaligeri sono in debito d'ossigeno dopo le fatiche iniziali e la classifica ne risente. E mentre il Verona sembra chiamarsi fuori dalla lotta per lo scudetto, torna a livelli attesi la Juventus. Trapattoni trova la formula giusta, con Bonini mediano e Bettega regista offensivo, che gioca con un insolito numero 7 sulle spalle. Ma l'uomo della svolta è senza dubbio Michel Platini, che finalmente, guarito dalla pubalgia, prende in mano le redini del gioco e inizia a segnare gol a ripetizione. Al 42esimo, infine, Platini corona una prova magistrale, supera di somma e scaglia un proiettile angolatissimo, che sigla il 4-1. Da quando Trapattoni lo ha responsabilizzato nei panni di regista, il francese è divenuto l'anima e il simbolo dell'escalation bianconera. Fa paura adesso la Juventus, che il 6 marzo affronta la Roma all'Olimpico e dà l'esatta misura della sua forza. La Juventus è stata scossa come da qualche cosa di molto nuovo e impensato. Madama Goli ormai sembrava fuori, invece no, si considerano sempre in corsa. Trapattoni, 5 punti costituiscono un abisso oppure un fosso di campagna? Beh, aspettiamo questa gara, dopodiché potremo essere più precisi. Sotto di un gol negli ultimi 7 minuti della partita capovolge il risultato e il campionato si riapre, incredibile e bellissimo. Platini, la prima partita all'Olimpico, una grande prestazione, un gol e un passaggio gol, un bilancio più che lusinghiero. Ma sono abbastanza contento perché soprattutto abbiamo 2 punti messo. La Juve ha 3 punti da una Roma che accusa il colpo, ma che riesce già la domenica successiva a reagire. Il finale di campionato si preannuncia emozionante. Quanta Juventus c'era in quel gol di testa che hai fatto qui al Pisa al primo tempo? Ma è stato più o meno lo stesso gol, solo che questo sono entrato più libero, ecco la differenza. Platini continua la sua inarrestabile ascesa nella classifica dei marcatori a suon di doppiette, che si traducono in punti per la Juventus che tallona la Roma. I giallorossi sentono il fiato sul collo, ma riescono a mantenere le distanze dei bianconeri, complice un incredibile derby della Mole, giocato il 27 marzo. Bettega, che cosa ti aspetti da quello che probabilmente sarà il tuo ultimo derby? Forse sarà l'ultimo anche per Van de Corput, sarà un duello fra due che lasciano, mi aspetto. Come tutte le partite scendiamo in campo per vincerla se possibile. Juve in doppio vantaggio sui Granata, poi nel secondo tempo il rabbioso risveglio del Toro, 3 gol in 5 minuti e il derby cambia padrone. La Juventus, convinta di avere già vinto, si è seduta e il Torino, atleticamente in condizioni splendide, l'ha impietosamente punita. Il popolo giallorosso esulta, ma il finale di stagione è ancora tutto da giocare. Dico subito, tagliando la testa al Toro, che la Roma merita effettivamente di vincere questo campionato. Un finale pieno di polemiche per l'Inter, complice un campionato sotto traccia che rende il clima teso ed elettrico. L'apice si raggiunge nella partita contro l'Avellino. Quando l'Inter scende in campo contro l'Avellino il 10 aprile 1983, il clima non è dei più favorevoli. I nerazzurri mancano di Beccalossi squalificato, di Oriali e Sabato, ma soprattutto mancano di calma. Al 14esimo l'arbitro Lanese ha il suo da fare per calmare i giocatori dell'Avellino su una palla finita in rete con tiro di punizione di Altobelli. Per i nerazzurri il gol è regolare, al momento della decisione dell'arbitro c'è una specie di toreata di Altobelli, tanto per far capire chi attira sul campo. All'Inter sembra che spesso tutti siano contro tutti, alla ricerca di un capro espiatorio per spiegare una stagione non all'altezza delle aspettative. La convivenza tra Beccalossi e Hansi Müller è il leitmotiv polemico che accompagna ogni domenica, ma anche l'intera settimana, nonostante Sandro Mazzola si affanni a buttare acqua sul fuoco e si ingegni a spiegare che tecnicamente i due sono più che compatibili. Parole al vento, anche perché non sono solo loro a sentire un certo logorio nervoso. La gara con gli Irpini viene sbloccata da Salvatore e Bagni al quarto della ripresa
ed è ancora lui, in zona Cesarini, a firmare la rete del raddoppio. Bagni 2-0 e almeno per stasera è finita qui. La copertina non è riservata ad episodi agonistici. 2 azioni di Müller in un solo minuto, parata di tacconi e poi tiro a fil di palo. Il tedesco sbaglia il tiro mirando al secondo palo e non vede o non valuta la possibilità di appoggiare la sfera per Altobelli, decisamente in posizione migliore. Una volta passi, ma 2 no, dice Altobelli con se stesso e va verso Müller protestando con uno schiaffetto. Altobelli si arrabbia col tedesco e lo colpisce. Non abbiamo l'immagine. Spillo rincorre il compagno e lo schiaffeggia davanti a tutti. Il pubblico vede la scena e reagisce. Nervosismo in casa nerazzurra. Mentre il presidente Fraizzoli viene fatto oggetto di una contestazione in tribuna, Altobelli chiede scusa con parole inequivocabili. Luca Altobelli, che hai fatto? Hai invitato a cena il tuo amico Müller? Ma diciamo che è stato un atto di nervosismo e io gli chiedo scusa pubblicamente perché in campo succedono di queste cose. D'altronde era una partita molto importante per noi e ci tenevamo sia alla vittoria sia perché sto andando abbastanza bene quest'anno e vorrei vincere la classifica. E Müller che dici? Io posso solo dire che sono d'accordo con Spillo, sono cose che succedono sul campo. Lo schiaffo ha anche un peso economico. La società impone una multa a Spillo, costretto a pagare 1 milione di lire. Non c'è che dire, l'ambiente interista è realmente incandescente, così come appare caldissima la temperatura del campionato quando mancano 4 giornate alla fine. La Juventus non molla, travolge l'Ascoli per 5-0, quindi si ripete in casa del già retrocesso Catanzaro, grazie alla terza doppietta stagionale di Platini. Prima di vedere un bellissimo 3-3 con l'Inter, annullato dal giudice sportivo e trasformato in una sconfitta a tavolino per 2-0, a causa di un sasso, che prima della gara ha sfondato il finestrino del pullman interista, ferendo Marini. La Roma non perde di vista l'obiettivo di un'intera stagione. Resiste agli attacchi dell'Inter e poi vince per 2-0 contro l'Avellino. Roberto, il pubblico è impazzito, il tuo potrebbe essere il gol scudetto. È troppo presto per parlare di gol scudetto. Stiamo vincendo, l'importante è che vinciamo noi. Ed eccoci al calcio. Roma dunque ad un punto dal suo secondo scudetto, un punto da fare nelle ultime 2 partite. Il tricolore è un passo, quando mancano 180 minuti alla fine di un campionato emozionante e tiratissimo. È il Genoa ormai salvo che ospita i giallorossi, che tra le proprie fila schierano molti ex rossoblù: Pruzzo, Bruno Conti, Nela. Roma sembra che si avvii, non dico dolcemente, ma si avvii verso la conquista di questo scudetto. La Juve è impegnata a Cagliari contro i padroni di casa alla ricerca dei punti salvezza. Una lotta, quella per evitare la B, che coinvolge ancora molte squadre, tra cui anche il Napoli. Ho visto il mio grande amico Rudy, anche lui con paura, quindi se ha paura un uomo di grande classe, di esperienza come Rudy, vuol dire che le cose sono proprio messe male. 8 maggio 1983 è la data della penultima giornata. Potrebbe essere quella decisiva, sia in testa che in coda. Per il popolo giallorosso si tratta di un autentico esodo. In migliaia, sin dalla mattina, affollano le strade di Genova. Marassi è un catino pronto ad esplodere. E quando al 19esimo Pruzzo mette dentro l'ennesimo colpo di testa, la gioia è incontenibile.
anche perché la Juve a Cagliari è ancora ferma sul pareggio. Questo traguardo dello scudetto si allontana sempre di più. Al 41esimo il gol di Fiorini riequilibra le sorti del match di Genova, ma poco importa perché Piras, quasi in contemporanea, porta in vantaggio il Cagliari. Lo scudetto ha ormai preso la via di Roma e nemmeno il successo juventino, firmato da Boniek e Platini, può cambiare le sorti del campionato. Questo è un applauso rivolto anche alla tifoseria giallorossa che lei rappresenta così nobilmente, direi, stasera. Sono un po' emozionato perché in 30 anni di televisione è la prima volta che mi capita di intervistarla. Vorrei rompere subito il ghiaccio con questa domanda: meglio lo scudetto o tornare al governo? Meglio il titolo di campione o il posto di Presidente del Consiglio? Possono coesistere le due cose e io poi cerco sempre di non confondere politica e sport. Cerco di salvarlo dai suoi tifosi. Questo non è amore, è incredibile. Dai, basta. Sono contento per loro. L'allenatore si è dimostrato veramente un uomo eccezionale. Bisogna tenerlo sono presente. ancora totalmente soddisfatto. Signore e signori, buonasera. La Roma è campione d'Italia. Ragazzi, mi dispiace, ma dai, questa luce qua, questa luce. Dai, ci senti? Grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni, è anche giusto. Ha creduto sin dall'inizio. Ma ecco, sempre scherzoso Bruno, Ancelotti e Tancredi, due pilastri di questa Roma scudetto, io penso che a questo punto non posso che lasciarvi il microfono. Niente, due pilastri, siamo stati tutti pilastri perché il fatto che siamo riusciti a vincere un campionato così avvincente e contro squadre così forti è la dimostrazione del fatto che siamo stati veramente più forti sotto tutti i punti di vista. No, infatti mi hanno fatto piacere tutte quelle sgroppate che mi sono fatto, chilometri ne ho fatti tanti, sono stato ripagato alla grande, direi. Ma non ha vinto il singolo, bensì ha vinto l'equipe, dal presidente all'ultimo tifoso. Roma se lo merita questo scudetto. Grazie Viola. Scudetto in anticipo di una giornata rispetto alla fine del campionato ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. È una conquista che ci riempie di gioia perché riteniamo di averlo vinto in un campionato estremamente regolare ed estremamente esaltante. Mentre Falcao è incoronato ottavo re di Roma. Io sono soddisfatto perché in questi 3 anni ho arrivato qui e ho detto che volevo vincere lo scudetto. E dopo che ho conosciuto la gente di Roma, dopo che ho conosciuto la sofferenza che c'era il tifoso della Roma, e lì secondo me pure gli altri giocatori che sono arrivati hanno messo in testa che quella gente meritava lo scudetto.
Ci si gioca in tutti i modi col personaggio Falcao. Lo fa il cinema, per il quale Paulo Roberto è il prototipo del giocatore brasiliano sul quale favoleggiare in ogni modo. Lo fa la televisione, che non si mette d'accordo neanche su come si pronuncia il suo cognome. Il nome mio si pronuncia Falcão, però è come il tifoso romanista e mi chiama Falcao, adesso mi chiamo Falcao. Il centrocampista della Roma ha tutto per piacere al pubblico. Viene venerato come ottavo re di Roma ed è oggetto di pettegolezzi che di volta in volta gli attribuiscono amori e dolce vita, sebbene gli piaccia in realtà essere riservato. Ho preferito sempre avere una vita molto mia, molto privata, senza molto esibizionismo, si dice così. Lo stile in campo è impeccabile. Testa alta, grandissima visione di gioco, tocchi morbidi e calibrati, senso geometrico spiccato, eleganza esemplare in ogni gesto tecnico. Tatticamente sembra un europeo. Cerco di fare sempre il meglio nel momento che devo fare. Questo momento, come mi è stato dato la palla, só potevo fare questo e l'ho fatto. Nella Roma disegnata dall'Idolm non c'è compagno di squadra in difficoltà che non trovi in lui il punto di riferimento al quale appoggiarsi. Il 1982-83 è sicuramente il migliore dei suoi 5 campionati disputati in giallo-rosso. Un andamento in crescendo. Dopo le prime giornate di difficoltà, la Roma ha trovato in Falcao il suo autentico uomo squadra. È eccezionale nella sua capacità di non farsi mai marcare da vicino, perché essendo in continuo movimento si trova sempre dov'è la palla. È molto difficile marcarlo perché gioca molto avanti, perciò bisogna stare molto attenti perché si inserisce e ci mette in difficoltà. È lui che determina l'arretramento o l'avanzamento dell'intera squadra a seconda delle circostanze. Quindi assicura compattezza. Poi sotto porta è sempre pericoloso, avendo l'abitudine di arrivare in zona gol senza farsene accorgere. Quando si vince e quando si raggiunge un obiettivo, è gratificante sapere che hai dato il meglio di te stesso. Ma un perfezionista non è mai completamente soddisfatto. È convinto che si possa fare ancora meglio. Io gioisco per conto mio. Bisogna vivere le emozioni al momento giusto. Ho vinto? Cerchiamo di vincere ancora. Non ci si deve mai sentire realizzati. Il calcio non è ieri, è oggi. Roma dunque campione d'Italia, ma non è questa l'unica conferma di oggi. Le altre sono: il Cesena retrocede in B, mentre sono maticamente salvi Avellino e Genoa, entrambe a quota 27, ed è matematicamente salvo anche il Pisa, nonostante si trovi a quota 26. Praticamente restano in lotta per la salvezza Napoli, Cagliari ed Ascoli. Rimane l'ultima giornata perché cali il sipario sul campionato. Manca il nome della terza squadra che va in B. E con i posti per l'Europa pressoché decisi, l'attenzione si sposta su chi sarà il bomber principe della stagione, con Platini Altobelli a quota 14 gol e Penzo staccato di una sola rete. Chi vince la classifica cannonieri? Voglio un nome preciso. Ma io dico Altobelli. Perché Altobelli? Ma anche per scaramanzia. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Andiamo allora con il risultato dei primi tempi. Sentiamo Roma. Roma 2, Torino 0 al termine dei primi 45 minuti. A voi Napoli. Napoli 0 e Cesena 0 alla fine del primo tempo. A te Carbone.
Pisa 0, Fiorentina 0, a voi Catania. Attenzione Ezio, scusa se intervengo, lo spettatore che gentilmente aveva fatto cenno che eravamo chiamati, noi effettivamente eravamo un po' in ritardo sulla trasmissione. Sì, Enrico. Dico subito il risultato, Roberto, qui del Duca di Ascoli, l'Ascoli in vantaggio per 1-0, ha segnato Greco al 26esimo. Benissimo, allora tutti e 5 i campi sono collegati. Allora vediamo gli altri primi tempi a Catanzaro, Catanzaro 1, Internazionale 1, a Torino, Juventus 2, Genoa 1, a Genova, Sampdoria 0, Verona 0, a Udine, Udinese 1, Avellino 1. Dallo studio è tutto, linea Enrico Meri. Sì, d'accordo Roberto, da un primo ai 14 secondi sta giocando il secondo tempo dell'incontro spareggio fra Ascoli e Cagliari. Una rete per l'Ascoli segnata al 26esimo da Greco, 0 per il Cagliari. Fino a questo momento si sta salvando l'Ascoli che rimane in Serie A se la partita dovesse terminare con questo punteggio, ossia con la vittoria della formazione di casa. Beh sì, speriamo che questo sia il risultato finale. Comunque se ne male qualcuno, sono venuto qui, mi dispiace comunque. Purtroppo è una partita emozionante. Veramente, una partita terribile, una partita. Attenzione a Meri del Napoli al 9 minuto di gioco del secondo tempo, il Napoli è in vantaggio con Dal Fiume, Napoli 1, Cesena 0 a te America. Attenzione un attimo, da Torino all'11, Juventus 3, Genoa 1, ha segnato Platini. È di Platini allora il gol numero 500 del campionato, Platini che risulta aver segnato oggi altre 2 reti e se non sbaglio è la sua quarta doppietta personale. A te. Notizie ancora da Genova al 14esimo, Sampdoria 2, Verona 1, per il Verona ha segnato Penzo. Scusami, vai pure. È sempre una partita vincente e c'è veramente da sorridere pensando, oppure addirittura da piangere in certe occasioni, pensando che queste due squadre sono impegnate in questa lotta per non retrocedere. Sono trascorsi intanto circa 16 primi dall'inizio del secondo tempo, conduce sempre l'Ascoli per 1-0. Attenzione Enrico, scusami, da Genova, 41esimo, Sampdoria 2, Verona 2, ha pareggiato Penzo su rigore, vai. Piemonelli che scende, spinge verso il centro, avanza ancora, scambia con Nicolini che difende il pallone, è pronto per il tiro, un pallonetto, rete, ha segnato Nicolini con un pallonetto. Scusa Enrico, intervengo ancora dall'Olimpico, la Roma con un grandissimo gol di Bruno Conti, un diagonale perfetto da sinistra a destra che si è collocato nell'angolo opposto a quello di tiro, ha riportato a 2 le lunghezze di vantaggio sul Torino. Da Napoli solo per il finale, Napoli batte Cesena 1-0. Il più bel giorno della tua vita sarebbe stato quello della salvezza del Napoli, non quello della conquista dello scudetto della Fiorentina, lo confermi? Lo confermo perché non ho mai provato un'emozione così grande come questa. Bene, anche ad Ascoli è finita. L'Ascoli battendo Cagliari per 2-0 rimane in Serie A e in Serie B va a finire la formazione cagliaritana. Giagnoni, adesso? Adesso, cosa c'è? Uno doveva perdere, purtroppo è andata male a noi. L'Ascoli penso abbia meritato la vittoria, portati in vantaggio, eravamo partiti molto bene anche noi, anzi eravamo più pericolosi. Probabilmente a distanza loro sono stati più bravi. Ma probabilmente non meritava il Cagliari di andare in Serie A. Ma per come sono andate le cose, nessuno mai merita di andare giù. Se ci siamo andati abbiamo le nostre colpe anche noi. Roma, 43 punti, campione d'Italia. Cagliari, Cesena e Catanzaro retrocedono in Serie B. Finisce in allegria il bel campionato che vi abbiamo raccontato settimana per settimana. I servizi dei corrispondenti, degli inviati si sono aggiunti, li avete sentiti e seguiti sempre puntuali, dotti e frizzanti i commenti di Gianni Brera, che a questo punto permettetemi di ringraziare e di salutare affettuosamente. Grazie a voi. Con la festa dei tifosi romanisti e lo scudetto che torna sulla sponda giallorossa della capitale, si chiude un campionato altamente spettacolare, che ha regalato emozioni, tanti volti nuovi, curiosità tecniche e storie da ricordare. Un torneo che in apertura mostra i primi lampi della Sampdoria di Mantovani, che appena risalita in Serie A batte la Juve campione d'Italia. E in chiusura celebra la classe di Michel Platini, capocannoniere e prossimo pallone d'oro. Provinciali che diventano sempre più protagoniste, rendendo ancora più incerto e spettacolare il torneo. Ma quel che rimane più impresso di queste storie di provincia è il carattere coriaceo dei suoi interpreti. Come l'ascolano Nicolini, che nella sfida decisiva con il Cagliari prima salva miracolosamente sulla linea e poi segna il gol del decisivo 2-0. O Piras, che festeggia la 500ª rete del Cagliari. Cambiano i protagonisti, cambiano le maglie e le stagioni,
ma i sentimenti dei tifosi restano immutati. Conferme e sorprese per un campionato che ha dimostrato di sapere mettere a frutto l'onda lunga dei mondiali di Spagna. Salutano il campionato italiano due grandi campioni come Dino Zoff, che lascia il calcio giocato dopo 570 partite, e Roberto Bettega, che vola in Canada per una nuova avventura. Un vuoto incolmabile, invece, è quello che lascia Beppe Viola, giornalista, ma anche scrittore, fine umorista e cantautore. È sua la celebre Quelli che, scritta con Iannacci. Sarà ricordato dagli appassionati per serietà e competenza, ma anche per quell'immancabile battuta che aiutava ad immergersi con il dovuto distacco nella grande giostra del calcio. Zoff, Bettega, Platini e Beppe Viola. Personaggi grazie ai quali, anno dopo anno, un sentimento si rinnova, facendoci urlare: campionato, io ti amo. Bene, si può dire che la Domenica Sportiva ospita questa sera simbolicamente tutta una città, con la squadra campione d'Italia, con il suo presidente Dino Viola, l'allenatore Lidl, dirigenti. Abbiamo infatti con noi Ugo Vetere, il primo cittadino di una Roma in festa che almeno per oggi dimentica i molti problemi di una metropoli. Ecco il sindaco, una giusta inquadratura ravvicinata, ed ora naturalmente toccherà a Gianni Brera tenere le fila del discorso tecnico, e lo farà, penso, rivolgendosi alla socialdemocrazia svedese, cioè all'Idol. Socialista è giusto che saluti un amico vecchio come Tack så mycket, vecchio Lidas. Grazie. Det går bra, dicono al tuo paese, eh? Sì, è vero. L'avete copiato dall'italiano, comunque Det går bra va molto bene. E anche tu sei uno dei nostri, ormai io non riesco più a pensarti svedese, eh? Sei dei nostri, hai fatto il nostro football, l'hai modificato, hai portato una involuzione forse utile a tutto il calcio italiano, insomma sei bravo, e quindi qui mi fermo perché sennò mi pigliano per un piaggiatore. Ecco, io invece comincerei con il porre subito una domanda al comunista Vetere. Dunque, signor Sindaco, scudetto nel calcio alla Roma, scudetto nella pallacanestro al Banco Roma di Guidi, un'annata sportiva mica male. Ecco, riferendosi al titolo dei giallorossi, lei ha detto è stata premiata la serietà. Si riferiva a qualcuno in particolare? A tutti. Mi riferisco a chi per questa squadra ha lavorato organizzandola, a chi ha lavorato dirigendola e a chi ha lavorato per questa squadra sostenendola. E mi pare che questi siano tre fattori importanti che fra di loro si devono fondere, così che oggi abbiamo potuto gridare insieme viva la Roma e viva Roma. Bene, passiamo a un fatto importante. Bene, passiamo adesso al presidente Viola. Io le devo dire con molta sincerità, presidente, che quando avete guadagnato lo scudetto mi sono detto anch'io è stata premiata la serietà, ed ho pensato immediatamente a lei. Ecco, lei ha scritto pochi giorni fa: la Roma rappresenta
per me qualcosa di vitale. Ecco, che cos'è di preciso questo qualcosa? È molto semplice. Attendere 41 anni per vedere realizzarsi un sogno è un qualche cosa di vitale, senz'altro. È una vita di attesa che si realizza in questo momento e che soddisfa ogni attesa e ogni aspirazione. Ecco, ma lei aveva i mezzi e aveva anche le idee per puntare alla presidenza negli anni 60. E come mai non si fece avanti allora? Nessuno me l'ha richiesto. Non avevo desideri di poltrone. Nel momento che mi è stato chiesto, dopo una sofferta trattativa, ho accettato, sapendo che la lunga esperienza fatta nei vari consigli della Roma mi potevano permettere di trovare quelle soluzioni che in passato erano state disattese. Ancora il sindaco Vetere. Signor sindaco, intanto io vorrei dire agli spettatori che abbiamo a Roma un sindaco di temperamento sportivo, se non altro. Nel 1956 ha fatto il viaggio di nozze insieme alla moglie Germana in Lambretta da Roma a Parigi e ritorno. È vero, signor sindaco? Sì, potessi rifarlo. Avrei bisogno di una motocarrozzetta probabilmente. Senta, quello... Ma certo è un bel ricordo quello. E non solo perché mi ero sposato in quel giorno. Ecco, quello per la Roma è un amore di vecchia data, ma è diventato passione travolgente soltanto nella maturità. Come mai? Ecco, vuol dire una cosa, io mi aspettavo questa domanda. Anche perché c'era un tantinello di malizia nella presentazione, ma gliela riconosco e anzi gliene sono grato. E la domanda me l'aspettavo. No, la mia è una passione, le passioni senili sono fortissime, come lei probabilmente sa, ma è la passione di un sindaco che non dimentica affatto i problemi della città. Lei diceva poco fa, per questa giornata il sindaco, la città ha dimenticato i suoi problemi. No, anzi io li ho vissuti molto di più e penso che questa grande energia che si è dispiegata nella città debba essere messa al frutto per fare di Roma una grande capitale. Io ringrazio Viola, Lidom e tutti costoro che sono qui dietro, straordinari, e il pubblico, e i tifosi, e i cittadini di questo contributo che hanno dato, questo traguardo che noi abbiamo. Una grande capitale moderna, in cui moderno significa gli uomini che sanno vivere meglio, insieme e sanno andare insieme avanti. Questo Bene, signor sindaco. è il mio obiettivo. Allora, ancora il presidente Viola, questo scudetto, lei l'ha lasciato chiaramente intendere, presidente, è soltanto il primo passo. Pensava a Zico, pensava a Giordano, che so, a un rafforzamento della società. Quando si raggiunge una cosa bisogna sempre pensare che è il primo passo. Se si considerasse l'ultimo passo, sarebbe meglio riprendere la libertà e ritornare a fare il tifoso sulle gradinate. È questione di mentalità. Senta, questo collegio per il Senato lo accetterà? Vorrei indire un plebiscito fra i tifosi e vedere se mi ritengono utile per fare qualche cosa in favore dello sport. Senta, ma Giordano per la Roma è proprio un sogno proibito? Di proibito non c'è niente. Di impossibile è probabile e di possibile ce l'auguriamo. Adesso, prima di lasciare l'Idol e Brera al discorso tecnico, un'ultima domanda al sindaco. Tifosi di altri club e comunque persone che non amano troppo la capitale fanno notare, loro sì con malizia, io glielo assicuro no, signor sindaco, una coincidenza. Primo titolo di campione alla Roma durante la dittatura fascista. Secondo titolo nel centenario di Mussolini e nell'anno santo. Come capo di un'amministrazione democratica e laica, cosa risponde? Che il Papa non ha fatto nessun gol, per la verità, che mi risulti. I gol li hanno fatti questi qui dietro, li hanno organizzati questi che stanno qui a fianco.
rispetto, per carità, ci mancherebbe. Senza questo insieme di fattori non avremmo ottenuto nulla. Ma voglio dire che adesso semmai c'è spazio per tutti. Oggi ho visto una città che esplodeva di gioia. Io ricordo, mi consenta solo di concludere così, se devo concludere. A dicembre, come sindaco, in accordo con Viola, con Casone e con gli altri, invitai in Campidoglio tutte le squadre romane. La Roma, la Lazio, il basket, Scherma, ok, tutte. E dissi, insomma, la città è cresciuta nella sua pratica sportiva, nella sua volontà di andare avanti. Anche lo sport è un grande fatto, non solo agonistico, ma culturale, di progresso. Diamogli sotto, facciamo vedere che Roma può dare molto. Ebbene, questi risultati sono venuti. Io mi auguro che ne possano venire anche degli altri, perché sportivo sì, ma sindaco resto sempre. Bene, e penso a una città che dispieghi tutte quante le sue energie. Bene, signor Sindaco, grazie. Ora Grazie a lei. lasciamo Brera e Lidl al commento tecnico, direi, di questo campionato. Brera e Lidl, due vecchissimi amici. Dov'è Lidas? Lidas, vorrei porti una domanda così. Sì. Io vedo la tua squadra giocare il metodo, quello che si chiamava il metodo in Italia, tu non c'eri ancora, era il V doppio, no? Quello con le 3 punte, che poi non erano mai 3, le 2 mezze ali, il centraf, i laterali e i 2 terzini centrali, no? Hai pressappoco giocato come giocava la Roma, che ha vinto il campionato con più autorità tu, perché quella Roma che ha vinto perché gli altri non dormivano, per essere chiari, Gli altri erano bombardatissimi e i romani no, quindi hanno vinto, ma hanno vinto facendo il contropiede molto bene, con Amadei che era giovane, potente, e una squadra impostata sul metodo, appunto. Tu hai giocato con più autorità, e se dovessi domani, dico domani, fare la nazionale italiana, guarda che io non odio affatto Bearzot e spero che tu lo rispetti anche per quello che ha fatto, no? Ti faccio solo così una domanda teorica. Cosa faresti, come imposteresti una nazionale italiana? Ma è molto difficile rispondere, solo Bearzot in questo momento può dire qualcosa, perché lui conosce tutti i giocatori, io conosco i miei, per quello che vedo ogni tanto gli avversari, è ovvio, ma così di rispondere in questo. Del nostro sistema di gioco, è vero, è un gioco che andava indietro fino agli anni 30, durante anche la guerra, che si gioca in questo modo, dove si giocava anche in Svezia, che è una specie di zona, giocando, come dici te, il centro mediano metodista. Sì, che adesso avrebbe in Di Bartolomei un esempio magnifico. Io ho scritto di lui che è a metà fra il Monti, il vecchio Monti che tu non hai conosciuto, e anche Andreolo che non hai conosciuto. Lui è di statura mediana fra i due e ha la battuta che avevano quei due lì. Dovevamo ricorrere agli sudamericani perché non avevamo uno che avesse la battuta pulita e nitida che ha oggi Agostino. Gran capitano. Ma noi abbiamo la fortuna, questo, che abbiamo Falcao che può giocare nello stesso ruolo, più andare avanti, più abbiamo Agostino che lo fa, però io devo dire che a me mi somiglia molto Dino Sani, che era con noi nel Milan, nel 63, correva poco, che correva molto meno di Agostino. Aveva questa favolosa battuta e che aveva una visuale che sorprendeva anche il pubblico quando lanciava. Senti Lida, se non temessi di essere incoerente, direi che siccome la madre di Falcon è un'italiana, infatti i primi soldi che ha guadagnato ha dichiarato lui di aver comprato del pane all'italiana per sua madre Asise, no? Ebbene, potremmo dichiararlo oriundo e farlo venire fra noi, Ma senz'altro. Che ne dice Falcon? Io qui pensavo che la domanda era mista e non sono stato attento. Non ho sentito, è stato attento alla domanda. Ho detto che... No, ma credo che non lo so, è molto difficile trovare un posto in nazionale campione del mondo. Penso che in questo momento quella che gioca il migliore calcio è la Roma. Mi auguro che la nazionale sempre magari cercare un po' di fare quello che fa la Roma, cioè sì, certo, mischiando un po'. Ma guardi che nella Roma c'è anche Conti, che tra l'altro
è il mio grande amore non segreto, perché lo dichiaro, Conti è uno dei grandi giocatori, non rida con quel sorriso che devo dire io. Sospendo, caro Pelasio, perché non facevo riferimenti particolari. Conti è un grandissimo giocatore e vale Orsi, in più ha fantasia e in più lo lasciano giocare, cosa che non accadeva al vecchio Orsi perché lo picchiavano come un poveretto. Qui lo picchiano anche oggi, ma lui è cattivo, vero Pelasio che è cattivo lei? Quando lo picchiano non è che stia lì a pigliarlo. No, ogni tanto mi faccio sentire anch'io. Ha giocato 2 anni nel Genova, campo. ha imparato cosa vuol dire picchiare calci e anche prenderli. Ma diciamo che sono uno di quelli che non li sa dare i calci. Certo, quando lo do mi faccio vedere dall'arbitro. Chi sa giocare non ha bisogno di picchiare. Questo è un fatto. Lidas, non mi hai detto se tu vedresti applicato dalla nazionale italiana il gioco che fai tu nella Roma. Ma io penso che in Spagna si è avvicinato molto. L'ideale penso che essere più rigido nelle marcature verso la porta, ma che tutti si librano e giocano. Io vedo molto nelle squadre attualmente che stanno facendo questo e questo sarà un guai anche nostro per il prossimo anno. Ti conoscono? Come? Ti conoscono adesso? Purtroppo sì. Perciò sarà difficile difendere questo. A me hanno proposto di fare un'accademia, una tavola rotonda, chiamandomi Berzot come amico e dicendogli se adesso le istanze dei romanisti non avessero un peso differente, ma io ho subito obiettato. Bisognerebbe che dichiarassimo oriundo Falcon e lo potessimo far giocare. Senza Falcon come facciamo? Sarebbe ideale. Sarebbe ideale, ma naturalmente io penso che per il Bearzot è molto difficile perché lui avrebbe bisogno di molto più tempo per la nazionale, per esempio fare precampionato tutti insieme per la nazionale, allora diventa un gioco favoloso e possono giocare a memoria. Va bene Lidas, io ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti. E allora adesso in studio abbiamo 3 colleghi che sono poi Galeazzi, Icardi e Mattei, che hanno curato durante l'anno i servizi della Roma e che col microfono passeranno velocemente in mezzo ai giocatori. Mi risulta che questi 3 colleghi sono 2 laziali e un milanista, quindi in bocca al lupo alla Roma. Scopriremo chi è il milanista alla fine della trasmissione, Tito. Non cominciare a fare il delatore tu, perché non può esserci un milanista? No, siccome siamo in 3 è difficile, saranno in 2. Scusa Giovanni. Io comincerei con Falcao, se ne è parlato molto in questo campionato, anche questa serata giustamente. Questo Falcao che corre così velocemente, così pienamente verso questa curva sud. Correrai anche quest'altro anno verso i tifosi della sud, Falcao? Ma correre verso a loro significa che, come non si può correre dappertutto il campo per salvare tutti i tifosi, la curva sud è quella che rappresenta il tifoso più, quelli che soffrono di più. Per questo è un ringraziamento a loro che vengono sempre in trasferta. Ti ringrazierei anche quest'altro anno? Speriamo. Io sono qui vicino a Bruno Conti, campione del mondo e campione d'Italia. Bruno, gira una voce. Si dice che tu e Falcao non volete giocare contro la Juventus in Coppa Italia per non darle la rivincita, è vero? Questa è una voce cattiva, no, assolutamente, anche perché c'è sempre uno stimolo in più per giocare contro la Juventus, altrimenti mancherebbe lo sfottò quando siamo in ritiro della nazionale. E poi mancherebbero sia a me che a Gentile le carezze che ci facciamo in campo. Credo che la mia prima intervista mi tradirà clamorosamente, sempre per tornare al discorso di prima della fede rossonera. Vorrei chiedere ad Aldo Maldera, premesso che la costante dei tuoi 2 scudetti si chiama Nils Lidolm, quali sono le differenze di ambiente, di calore fra l'anno in cui hai vinto lo scudetto al Milan e quest'anno in cui l'hai conquistato con la Roma? La gioia di vincere uno scudetto è sempre la stessa, però qui a Roma non pensavo a tanto, veramente ho trovato più calore. Da un ex milanista passiamo a un ex interista, Proasca, il significato di questo primo tuo scudetto italiano. L'hai vinti 2, mi sembra, in Austria, è il tuo primo nazionale italiano. Che significato gli dai? Ho vinto 4 in Austria, però, un'unità. Però credo che questo scudetto è messo alla pari di questo 4 che ha vinto in Austria. Chiaramente anche l'anno scorso, quando sono andato via dall'Inter, non mi aspettavo questo scudetto, però adesso è arrivato e sono molto felice. Grazie. Vorrei coinvolgere a questo punto Carlo Ancelotti.
Dunque Carlo, sappiamo tutti che l'Idol è un adorabile bugiardo. Non facciamoci sentire, ma qual è stata la bugia più clamorosa che vi ha raccontato quest'anno? Ma penso che quando diceva che non vinciamo il campionato. Ora tocca al bomber Pruzzo. Bomber, hai 2 letterine da spedire. Una per Michel Platini, che ti ha spodestato dal trono dei cannonieri, e l'altra alla Juventus. Direi che Platini è stato bravissimo, ha fatto un grandissimo giorno di ritorno e ha meritato di vincere la classifica dei cannonieri. Ma la Juve ha un augurio per la finale di Atene. Icardi? Sì. Ecco, io credo che siamo un po' avanti adesso coi tempi e che tu debba forse annunciare l'ultimo ospite, che non è un ospite precisamente sportivo. Sì, in effetti sulla scia dei successi giallorossi si è scatenata la fantasia di moltissimi cantautori. Ne abbiamo uno qui in studio che ha dedicato una canzone tutta per il suo amico del cuore Paolo Roberto Falcao. Si tratta di George Ben. Qui in Italia c'è un bell'uomo, chi vive in Roma, chi vive in Roma. Qui in Italia c'è un bell'uomo, chi vive in Roma, chi vive in Roma. Un simpatico calciatore che gioca con anima e cuore, mi chiama il pallone amore mio, il gol tesoro mio. Ciao 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 ciao, ciao 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 ciao. Questo uomo, questo principe, questo genio, questo mago, questa meraviglia, questo artista, questo bravo, questo umano, si chiama. Finisce in allegria il bel campionato che vi abbiamo raccontato settimana per settimana. I servizi dei corrispondenti, degli inviati si sono aggiunti e li avete sentiti e seguiti sempre puntuali, dotti e frizzanti i commenti di Gianni Brera, che a questo punto permettetemi di ringraziare e di salutare affettuosamente. Grazie a voi, grazie a voi. E se i nerazzurri pisani fossero la rivelazione di questo campionato di Serie A come l'anno scorso in Serie Cadetta? I segni premonitori ci sono. Il pareggio nel debutto a Cesena ed oggi il secco 2-0 al Napoli. Forse agli uomini di Vinicio ha portato fortuna l'augurio sceso dal cielo sull'Arena Garibaldi. Ma l'augurio non basta se non si gioca ed il Pisa, contro i partenopei in maglia bianca, ha fatto vedere calcio di ottima lega. Spavaldo quanto basta, fantasioso, veloce come si conviene alla formazione più giovane del campionato. Guardate un po' come scendono i nero-azzurri subito dopo il fischio di Paparesta, prima con Todesco e poi con Gozzoli. Ed il Napoli? Per il primo quarto d'ora è stato molto a guardare, un po' fra l'austero ed il sornione, come si conviene ad un principe del calcio. E così il forcing nerazzurro ha potuto straripare dal centrocampo in giù. Al 15° finalmente si fa vedere il Napoli con Diaz, lasciato tristemente solo in avanti alla ricerca del gol.
Il gol, invece, lo trova il Pisa. Siamo al 29esimo. In certezza di tutto il pacchetto difensivo partenopeo, sicuro del fuorigioco di un nerazzurro, sbandiera il guardialinee, Paparesta applica il vantaggio, va via Casale e batte Castellini con questa diagonale. Ci si attende la reazione del Napoli. La manovra degli uomini di Giacomini invece è troppo lenta per mettere in pericolo la porta pisana. Questo fino al 37esimo, quando Diaz, servito da Criscimanni, irrompe in area nerazzurra. Ma prima del tocco decisivo si scontra con Mannini. Si va alla ripresa ed il Napoli, che ha sostituito Marino con Amodio, stringe d'assedio i pisani. Al 46esimo cannoneggia Pellegrini. Al 55esimo fiondata di Diaz e prodezza del portiere pisano. Passano i minuti e lentamente la pressione napoletana diminuisce, nonostante che Giacomini mandi Capone a dar manforte a Pellegrini e Diaz. I nerazzurri dal loro canto si difendono con ordine e quando possono lanciano insidiosi contropiedi. E proprio da un contropiede arriva al 70esimo il raddoppio. Todesco va via dal centrocampo, entra in aria, Castellini, superato, lo atterra. Forse non era necessario, ma ormai è fatta. È rigore e Casale trasforma e fa doppietta, 2-0. Festa grande per la Juventus nelle Marche da martedì a sabato, festa grande per l'Ascoli la domenica. Prima per il cassiere, 40.000 spettatori, 380 milioni di incasso, record assoluto. Poi per la squadra e i tifosi, giacché è arrivata una vittoria che vale un campionato. Una specie di rivalsa su una situazione paradossale. Con tutti i clubs che conta nelle Marche la Juve, infatti ha giocato oggi quasi in casa. L'Ascoli ancora una volta ha voluto dimostrare di essere la regina calcistica della regione, a dispetto addirittura dello sponsor. Rozzi ha polemizzato un pochino. Lui sostiene, da presidente dell'Ascoli, che l'Ascoli dovrebbe essere la squadra regina delle Marche, la prima squadra delle Marche. Contesta per esempio che una ditta marchigiana, la più grossa ditta marchigiana, l'Ariston, sponsorizzi la Juventus. L'onorevole Merloni cosa ne pensa? Beh, vede, la sponsorizzazione della Juventus è un fatto commerciale. Noi dovevamo pure affermare il nostro nome, il nostro marchio, particolarmente nell'Italia settentrionale e in tutta Italia in generale. Magari in Europa anche con la Juventus. Abbiamo cercato di prendere la squadra che più qualificasse il nostro marchio. Sarebbe troppo semplice tuttavia spiegare la secca sconfitta delle superstars juventine al Del Duca con la settimana turistico-mondana. Molto più attendibile parlare o riparlare allora di mal di trasferta, un male che evidentemente quest'anno attanaglia in modo irreversibile i campioni d'Italia, anche se Trapattoni e Tardelli lo ammettono soltanto a denti stretti. Ma non direi che è ammalata perché tutto sommato abbiamo dimostrato anche in passato in alcune gare di essere riusciti bene da certi campi, no? Però è chiaro che questa forma di subire in trasferta un certo tipo di gioco è chiaro che noi dobbiamo migliorarlo, no? Voi parlate di mal di trasferta, non noi. Ci sono anche risultati però, come oggi. Beh, è andato così, infatti oggi l'Ascoli è stato più bravo di noi. Quali che siano le cause del male juventino, e ammesso che questo male di natura psicologica esista, il risultato di oggi non si discute. La vittoria dell'Ascoli, costruita sulla volontà dei giocatori e sull'umiltà tattica di Mazzone, è stata limpida e lineare. Che i marchigiani avrebbero ripetuto l'exploit degli anni passati si è capito abbastanza presto, quando la Juve, con Boniek frastornato in zona da Nicolini e De Vecchi, Platini senza verve, Rossi bloccato da Gasparini e con Tardelli e Gentile impegnatissimi, specie il primo su Novellino e Monelli, con questa Juve qui, insomma, dove l'unica ad avere ancora sale in zucca resta Bettica, per l'Ascoli era possibile il miracolo. Al 26esimo il primo gol. Splendido cross in rovesciata di De Vecchi, Novellino spara al volo e fa secco Zoff. La Juve resta a guardare. E allo scadere del tempo Novellino raddoppia. Punizione, saltano 3 ascolani. La palla arriva ancora all'ex milanista che con un pallonetto beffa il numero 1 del mondo. Novellino, eroe della giornata dunque. Beh, diciamo che questa vittoria ci è servita per fare i punti per così si muove la classifica. È stata una partita importante per noi perché noi abbiamo affrontato la Juventus con una certa determinazione e abbiamo portato via i 2 punti. Ma lei c'ha qualcosa di particolare contro Zoff? Fa i gol bellissimi sempre a Zoff? No, questo che capita. Nella ripresa Scirea, acciaccato, lascia il posto a Bonini, ma la musica non cambia. E Monelli, anzi al 14esimo, a fallire clamorosamente il terzo gol. Solo davanti a Zoff e spara infatti sul palo.
La Juve, se non pareggia i gol, pareggia quantomeno i pali, un minuto dopo, su punizione con un diabolico tiro di Platini. 5 minuti più tardi un autogol di Menichini è annullato per fuorigioco dello stesso Platini, ma subito dopo è Zoff che rischia di essere preso in controtempo da Greco e si salva di piede. Gentile, perché non siete riusciti a fermare l'Ascoli? Ma perché forse loro sono stati molto più concentrati, più determinati di noi. È stato un po' condizionato oggi da quello che è successo in settimana a proposito della polemica con Francis? No, io personalmente no. Giocato come sempre? Beh, direi di sì. Cosa risponde a Francis? Ma io aspetto che lui smentisca quello che è stato scritto sui giornali. Cosa vi ha chiesto Boniperti in questi 3 anni da presidente? Di vincere come sempre. Che cose, per esempio? Beh, tutto. La Coppa dei Campioni? Soprattutto. Con uno striscione lungo 90 metri e con un nuovo inno, il Torino pregusta il successo nel derby sugli spalti, prima del match che forse elimina i bianconeri dalla corsa allo scudetto. Bettega, che cosa ti aspetti da quello che probabilmente sarà il tuo ultimo derby? Forse sarà l'ultimo anche per Van de Corput, sarà un duello fra due che lasciano, ma aspetto. Come tutte le partite scendiamo in campo per vincerle se possibile. Una bella soddisfazione per chiudere bene queste sfide. Bersellini, derby è una parola magica, particolare anche per un sergente di ferro come lei? Ma direi di sì, anche basta guardare il pubblico, il tifo che c'è in questa gara, direi che è una cosa particolarissima. Il copione esaltante della stracittadina propone nel primo tempo una Juventus scaltra ma sciupona e nella ripresa un Torino tanto spiritato da ipnotizzare gli avversari, che a risveglio scoprono 3 gol in 5 minuti al passivo. Bonini, con Bettega fra i pochi bianconeri all'altezza delle precedenti esibizioni, propizia un gol annullato a Rossi per fuorigioco. Al 14esimo Platini serve Boniek. Van de Corput ingenuamente tocca corto per Terraneo e Rossi colpisce. Guarda cosa sta combinando quel ragazzo, sussurra Berzot, mentre sale gradualmente in cattedra Dossena, trascinatore dei Granata. Borghi non approfitta dell'occasione favorevole. La Juventus è pungente nel gioco di rimessa. Terraneo sventa il pericolo Rossi. Al 35esimo fallo sospetto su Bonini. A me sembrava dentro, non so se l'arbitro ha visto fuori, ma per me era dentro. Abbiamo regalato un gol, adesso abbiamo un secondo tempo, cerchiamo di recuperare. Certamente sono saltati tutti i piani tattici, adesso cercheremo di vincere la partita. Bersellini prevedeva un calo rivale. Boniek buca un pallone d'oro. Al 20esimo il polacco sfodera finalmente estro e potenza. Zaccarelli lo atterra e causa il penalty. Platini, più nervoso di altre volte, prima sbaglia e poi rimedia con una prodezza da scattista. Il Torino a trazione posteriore non ci sta. Al 25esimo Galbiati, il libero, porge a Dossena la palla del 2-1. Al 27esimo Beruatto, il terzino sinistro, regala a Bonesso, entrato in luogo di Borghi, la sfera del 2-2. Al 29esimo Van de Corput, l'altro terzino, spedisce sul destro volante di Torrisi la palla del 3-2, al culmine di un ubriacante crescendo. La Juventus, convinta di avere già vinto, si è seduta e il Torino, atleticamente in condizioni splendide, l'ha impietosamente punita. Torrisi, una rimonta che ha dell'incredibile, una soddisfazione personale. Quel che è certo è che le squadre allenate da Bersellini non si arrendono mai. No, questa volta era molto importante riuscire ad ottenere questo risultato e l'abbiamo dimostrato specialmente negli ultimi 10 minuti del secondo tempo, attaccando e poi concretizzando con queste 3 reti bellissime. E ci ha veramente ricaricato e dato il morale per continuare avanti. Questo pubblico è favoloso. Gentile, la difesa campione del mondo che incassa 3 gol nel giro di 4 minuti, com'è possibile? Ma c'è stata un po' di ingenuità, poi diciamo abbiamo un po' sofferto il pressing del Torino, in alcune occasioni sono anche stati fortunati, comunque hanno meritato. Il campionato è finito? Beh, a questo punto penso proprio di sì. Lobello, non le faccio domande tecniche, le chiedo solo se si è divertito. È esaltante, veramente esaltante. Lobello, anche un arbitro avverte l'atmosfera del derby? Lasciamo stare, la prego. Ho già parlato abbastanza, grazie.
Michel François Platini, per tutti Leroy, il giocatore più amato dall'avvocato Agnelli. Il capitano della Francia atterra sul campionato italiano preceduto da grandi aspettative, ma l'avvio non è dei migliori. Complice una fastidiosa pubalgia, Platini nel girone di andata offre solo qualche sprazzo della sua classe. Nella seconda parte del campionato però riesce a mettere sul piatto tutto il suo repertorio e con 4 doppiette e un totale di 11 gol in 10 giornate vince il titolo di capocannoniere, ma soprattutto diventa il numero 10 juventino per antonomasia. Trequartista dalla classe sopraffina e specialista sui calci piazzati, Platini in Italia diventa un grandissimo goleador e il campionato italiano si trasforma nel migliore trampolino di lancio verso il primo pallone d'oro. La sua prima esultanza italiana alla seconda giornata contro il Cesena è il frutto di un delizioso anticipo sul portiere in uscita. Per il secondo centro contro la Roma bisogna attendere la 7ª giornata. Anche questa volta, con un tocco da opportunista, mette dentro da 2 passi. No, quando ha fatto il calcio, Marcos ero un po' indietro e dopo, quando il pallone era qui, sono vicino alla porta, ma non penso che era fuori gioco. I tifosi vogliono di più e Platini li accontenta alla 9ª giornata contro il Pisa con un autentico pezzo di bravura, un triangolo nello stretto con Rossi prima del diagonale che infila Mannini. La sua precisione sotto rete Platini la ribadisce per la gioia dei tifosi anche la giornata successiva quando va in scena il derby d'andata. Terraneo è bravo a ribattere il tentativo di Tardelli, ma nulla può sulla conclusione di Leroy, che gonfia la rete granata con una staffilata precisa e potente. A segnare la prima stagione di Platini in Italia però c'è anche la pubalgia che ne limita il rendimento e i colpi di genio. Bisogna attendere così 11 giornate per vedere nuovamente il nome del francese alla voce marcatori. Ed è l'Udinese a assaggiare per prima le capacità balistiche del transalpino alla prima rete su punizione, anche se con l'aiuto del portiere. È il secondo gol però a dimostrare che la pubalgia è ormai solo un ricordo. Una lunga galoppata, palla al piede per tutta la metacampo friulana e un preciso diagonale ad anticipare il portiere in uscita. E la striscia positiva prosegue la giornata successiva con il gol all'avversario prediletto, la Roma. La fame di gol del numero 10 juventino non si placa nemmeno alla 23ª giornata, quando la vittima di turno dell'ennesima doppietta è l'Avellino. Il primo gol è l'emblema della flemma di Platini, che ribatte con freddezza in rete dopo i 1000 salvataggi di Tacconi. Al 42esimo, infine, Platini corona una prova magistrale, supera di somma e scaglia un proiettile angolatissimo che sigla il 4-1. Da quando Trapattoni lo ha responsabilizzato nei panni di regista, il francese è divenuto l'anima e il simbolo dell'escalation bianconera. Nel derby il suo primo gol dal dischetto, anzi no, perché Terraneo riesce a intercettare, ma sulla ribattuta il più lesto è ancora Platini, che ribatte in rete. È il 10° centro, mentre Altobelli è a quota 13 reti e Penso segue a 12. Per vedere il gol copertina della stagione bisogna attendere la 26ª giornata, quando la Juve travolge l'Ascoli per 5-0. Platini segna l'ultimo gol, sicuramente il più bello. Il francese sulla tre quarti alza la testa, serve Bettega, chiude il triangolo al limite dell'area con un colpo di tacco a seguire e anticipa Brini in uscita con un delizioso pallonetto. Galvanizzato da questa prodezza, Platini si ripete la giornata successiva con una doppietta che stronca un buon Catanzaro. Un rigore e uno slalom con passo felpato in piena area calabrese lanciano Platini in vetta alla classifica a quota 13 gol. Una giornata di pausa e alla 29ª domenica arriva il 14° sigillo in stile Ravanelli, che vale la vittoria e rimonta sul Cagliari. Platini supera Malizia e quasi dalla linea del fondo insacca. Alla 30ª giornata, con lo scudetto già cucito sulle maglie della Roma, la Juve prova a Genova la squadra che giocherà la finale di Coppa dei Campioni ad Atene e Platini segna 2 splendidi gol. Un'incornata da attaccante puro e un gol da abile giocoliere, controllo e tiro al volo in bello stile.
Il titolo di capocannoniere è conquistato. 16 centri, uno più di Altobelli e Penzo. E in fondo il regno di Leroy è solo appena cominciato. Alla Pistoiese serviva un punto per salvarsi, al Milan interessava non perdere per chiudere senza sconfitta un campionato dal record, e pareggio è stato, al termine di una partita giocata al piccolo trotto tra le due squadre in una giornata torrida di fronte ad oltre 20.000 spettatori. Il gioco del primo tempo si è svolto in prevalenza a metà campo e i portieri quasi mai sono stati impegnati. È il Milan a farsi vivo per primo nell'area di rigore della Pistoiese, tira Cuoghi, para Malgioglio. Poi c'è la Pistoiese che risponde con un'azione conclusa da Frigerio a fil di palo. Ed è ancora Frigerio della Pistoiese che cerca di impegnare l'estremo difensore milanista, ma il pallone viene deviato. Nella ripresa il cliché del gioco non cambia, tutto procede a ritmo lento, a ritmo di tango potremmo dire. Ogni tanto c'è qualche incursione da una parte e dall'altra. E ancora il Milan che si fa vivo in area avversaria con Cuoghi che mette di poco fuori. Di marca milanista anche questa staffilata parata dal portiere Malgioglio. L'ultimo quarto d'ora non fa storia con la folla che invade i bordi del campo, invano trattenuta da carabinieri e polizia. 0-0 dunque fra Milan e Pistoiese, Pistoiese salva, Milan festeggiato per il suo ritorno in Serie A. In tribuna festeggiati anche Rivera e Farina e i dirigenti della Pistoiese. La pacifica invasione di campo in casi di promozione è consuetudine oramai consolidata, sicché alla regola non è sfuggita neppure questa partita. Alla Lazio bastava un pareggio, e pareggio è stato, anche se 4 gol e tante emozioni hanno caratterizzato gli ultimi 90 minuti della Serie B giocati a Cava dei Tirreni. Non aveva motivazioni particolari la Cavese se non quella di chiudere in bellezza un campionato meraviglioso. Ne avevano di più alcuni singoli come Puzzone e Caffarelli, napoletani in comproprietà che Giuliano è andato a visionare direttamente, come è andato per confermare al termine dell'incontro l'assunzione di Santin a tecnico del Napoli. I 7.000 tifosi laziali avevano esultato già al 4° minuto di gioco per un gol di Giordano, ma che Agnolin annullava per precedente fallo. La delusione tuttavia è durata soltanto pochi minuti perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Miele in tuffo deviava in rete il pallone dell'1-0. Emozioni, dicevamo, e 22 atleti in campo ne hanno riservate continuamente delle nuove. Al 12° per esempio, D'Amico, lanciatissimo a rete pur vedendo sulla destra lo smarcato Giordano, insisteva nell'affondo per alzare un cross a rientrare che il centravanti sfruttava bene ma che la traversa gli respingeva. Marcature strette e rigorosamente secondo copione, tuttavia il gioco di entrambe le squadre risultava piacevole ed aperto a continue ed ariose soluzioni, tanto che Giordano si sbizzarriva al 20° in un'azione personale che avrebbe voluto concludere con un tunnel al portiere. Anche il debuttante Infante saliva in cattedra per impensierire con questo tiro Orsi. Applausi dall'una e dall'altra parte e in questa occasione meritatissimi per il numero di Giordano che si liberava con classe di Guerrini e per il tuffo altrettanto spettacolare di Paleari. Al 36° il pareggio di Di Michele, il primo su preciso assist di Magliocco. Poteva finire così ed invece nei secondi 45 minuti giù altre emozioni, come quando Paleari abbandonava la porta per neutralizzare un'incursione cavese lasciandola incustodita. La pezza ce la metteva Guerrini. Poi alla ribalta un altro giovane, Marini, lunga fuga sulla sinistra e gol del 2-1 per la Lazio. Emozione ancora e ambulanza per qualcuno colto da malore. Finita così? Niente affatto. Al 34° la Cavese mancava il pareggio nella maniera che vedete. E al 38° otteneva il rigore per fallo su Tivelli, un rigore che provocava una pacifica invasione di campo che Agnolin interrompeva con un prolungato intervento. 3 minuti dopo Tivelli trasformava 2-2 e negli spogliatoi chiara la soddisfazione di Morrone. Beh, dopo 3 anni adesso siamo in Serie A e i nostri tifosi penso che gioiranno. Che pensi dell'arrivo di Giorgio Chinaglia? Ovviamente Giorgio Chinaglia senz'altro porterà entusiasmo e qualcosa in più per questa nostra Lazio che negli ultimi tempi ha sofferto tanto. Il Catania ha compiuto il primo passo verso la Serie A.
Ieri allo Stadio Olimpico di Roma la formazione di Gianni Di Marzio ha superato il Como per 1-0, gettando delle solide basi per quella tanto sospirata promozione. Se era possibile fare dei pronostici alla vigilia di uno spareggio a 3, un mini torneo all'italiana snervante, incerto ed anche crudele, il Catania poteva essere accreditato di qualche possibilità in più rispetto a Como e Cremonese, proprio in virtù di una maggiore completezza di reparto e forse di una superiore adattabilità ad una sfida così estenuante. Il Catania, dopo aver raggiunto un accordo con il vulcanico presidente Massimino circa i premi promozione, è sceso in campo con l'intento di fare la sua partita senza correre rischi inutili. Certo, cose eccezionali non ce le ha fatte vedere, ma qui il merito è da assegnare al Como, un Como guardingo ben chiuso a riccio, votato all'anticipo. L'abilità del Catania è stata quella di non rassegnarsi, anzi Cantarutti e compagni hanno lottato con decisione, inseguendo l'obiettivo vittoria con caparbietà. E alla fine il gol di Crialesi, pur nato da un'ingenuità del portiere Giuliani, è giunto come logica conclusione di una superiorità di gioco, di impegno, ma soprattutto di coraggio. Il Como di ieri ci è apparso eccessivamente cauto. Burnic era cosciente dell'importanza del confronto con il Catania. È la partita più difficile, ripeteva il tecnico comasco, e quindi era logico attendersi una disposizione tattica attenta, senza fronzoli inutili. Ma la squadra ha dato a volte l'impressione di rinunciare a combattere e di accettare passivamente le provocazioni dei siciliani. Insomma, si è capito che al Como un risultato di parità sarebbe andato benissimo. Davanti quindi ad un Como impassibile e sussiegoso, il Catania ha fatto la figura di squadra diligente, generosa, con un pizzico di volontà in più. Solo allo scadere il Como ha avuto un'occasione buona su calcio piazzato e l'ha consegnata allo specialista Palanca, ma Sorrentino si è opposto con bravura. Ora il Catania ha una settimana di tempo per riprendersi dal logorio della prima sfida, poiché mercoledì è in programma Como-Cremonese, un derby lombardo in una sede atipica.